Ciao a tutti e bentornati su Guitar King. Oggi non voglio parlarvi di Quad Cortex e fare tutorial o spiegarvi come realizzare un determinato suono, ma vi voglio presentare questa. Che è la PRS Custom 24 SE Semi Hollow con piezo. Questa è una chitarra molto particolare che aspettavo sinceramente. Io sono un amante delle chitarre polifunzionali, nello specifico mi ricordo appena era uscita la Parker Fly, adesso non mi ricordo, 96, 95, 96, me l'ero subito comprata proprio perché aveva questo piezo incorporato che era stupendo, e recentemente avevo l'esigenza di avere una chitarra col piezo incorporato, però comunque che fosse una chitarra decente senza andare a spendere magari un macello, no? Allora recentemente è uscita questa chitarra, al momento si trova sugli vari store a dei prezzi che si aggirano tra i 1.590 e i 1.700, e quindi sicuramente non è un primo prezzo, ma per la tipologia di chitarra sicuramente è un ottimo prezzo. Quindi oggi voglio andarvela a fare vedere ed ascoltare, così giusto per darvi un'idea di che strumento è, e se qualcuno di voi è interessato a questo tipologia di chitarra ovviamente qua può trovare un po' di informazioni. Allora io direi che possiamo partire subito con le informazioni tecniche, quindi andiamo subito nei dettagli. Allora questa è, come si diceva, una versione SE, quindi qua dietro troverete delle indicazioni che è made in, non ricordo più se Indonesia, sì, made in Indonesia, sì, Indonesia. E diciamo che è una PRS a tutti gli effetti, cambiano un po' le smussature del corpo, ma a grandi linee diciamo che si riconosce quello che sono gli standard qualitativi e costruttivi di PRS. Diciamo che le cose particolari di questa chitarra, oltre al sistema piezo sul ponte che è un LR-Bex, quindi di ottima qualità, hanno messo sulla versione SE queste manopole stile versione US. È la classica Custom 24, quindi due humbucker che in questo caso sono gli 8515S, la versione quindi per le SE, splittabili. Qua abbiamo lo switch a 3 posizioni, quindi in realtà abbiamo due humbucker centrali e humbucker alla tastiera. Switchando abbiamo il single coil interno, due single coil interni e il single coil al ponte, sempre versione interna, ok? Questa terza manopola serve per gestire il piezo, quindi io posso con questa manopola qui abbassare il volume della chitarra elettrica e con questa poi alzare quello del piezo o andare simultaneamente, ma adesso poi lo vediamo nello specifico. A livello di finiture, adesso ci sarà un video dedicato, comunque vedete questo è un bellissimo azzurro blu, acero fiammato, ecco qua si vede, togliamolo dalla luce diretta, ok, un bel acero fiammato. Il body è in mogano, ok, in due parti, se non ricordo male, sì, quindi c'è la parte
superiore e la parte inferiore del corpo, mentre la tavola frontale, vedete, è divisa in due parti. La tavola frontale è divisa in due parti centrali, no? Mentre dietro invece abbiamo pezzo di corpo e altro pezzo di corpo. La stessa cosa vale per il manico, che è in due pezzi, ok? Quindi corpo in mogano, top in acero fiammato, manico in acero, a differenza delle classiche PRS US che sono in mogano, e tastiera in palissandro, che è un buon palissandro. Il binding tutto attorno alla paletta, al manico, al corpo, molto carino. E questa F di violino, insomma, sta parte qua della chitarra sostanzialmente da qua a qua è scarica, è vuota, ok? Una cosa molto interessante per una chitarra di questo prezzo, insomma, l'attenzione che è stata data ai dettagli è notevole. Io possiedo una PRS Studio del 2012 che è molto molto bella, ma devo dire che questa chitarra qua fa vedere alcune differenze, soprattutto nel setting iniziale di come arriva la chitarra, e ovviamente la tipologia dei tagli, dei legni, però tipo in questo caso abbiamo nella sezione del ponte, non so se si riesce a vedere qui, vedete questa gomma piuma che va a isolare i rumori che potrebbero derivare dal ponte, soprattutto su una chitarra poi col piezo, quindi che se utilizzata ponte e piezo insieme ancora di più farebbe rientrare i rumori all'interno delle sellette. E il piezo, come vedete, è qui incastrato e sostanzialmente queste sellette in ottone, che anche questo è interessante, hanno all'interno il piccolo piezo che poi va a prendere ogni singola corda. Nel back invece cosa abbiamo? Abbiamo un'uscita jack per i pick-up magnetici, quindi peg and bucker, o un'uscita magnetico, mix magnetico sostanzialmente. Qua da questa uscita potete uscire praticamente con un unico jack e riuscirete ad avere il suono sia della chitarra acustica, quindi sia acustico del pick-up piezo, sia dei pick-up magnetici. Attenzione che se lasciate il jack inserito, in questo caso in questo ingresso, la batteria che è posizionata qui, la classica batteria 9 volt, si scaricherà, quindi dovete ricordarvi a fine giornata di staccare il jack. Questo invece, che è l'entrata solo magnetica, se doveste lasciare all'interno il jack nulla accadrebbe ovviamente, quindi potete lasciarlo lì. Perché ci sono due uscite? Perché se io attacco un jack qui e un jack qui avrò due segnali indipendenti, quindi potrò attaccarmi il classico suono della chitarra con i pick-up magnetici direttamente sull'amplificatore, sul modeler, dove volete voi, e invece da qui uscire con un suono di chitarra acustica gestito da questa manopola indipendente che verrà inviato ad un altro banco piuttosto che una DI o un amplificatore per chitarra acustica. Quindi in questo modo potrete suonare con due flussi di segnale separati. Io adesso la mostrerò con un flusso di segnale unico, anche perché una delle cose interessanti è proprio riuscire a miscelare in alcuni casi il suono della chitarra elettrica a quello della chitarra acustica in un unico segnale, in un'unica patch, che è molto particolare. Ok, allora molto velocemente vi voglio far vedere con un suono stile AC30, diciamo, dal mio Quad Cortex, voglio farvi sentire come suonano questi pick-up. Ok? Questo è il nostro pick-up al ponte, lo switchiamo, quindi tiriamo su il nostro push and pull e lo facciamo suonare come single coil. Sentite che anche come single coil riesce ad avere un buon corpo. Adesso andiamo a metà, lasciamo il push pull alzato, quindi avrò un suono diciamo stile tele, quindi single coil single coil. Tastiera single coil.
Ok, adesso rimettiamo al centro e sentiamo i due pick up humbucking insieme. E il pick up alla tastiera. Ok, sentite, questo è molto più medioso, ciccione. Molto comoda a salire questa chitarra, cioè arrivare al 24esimo tasto è veramente semplicissimo. Il raggio del manico della tastiera è un radius 10, mentre invece la classica scala corta di 25 pollici per quanto riguarda il manico, diciamo. Sentite, switchando e stando un po' più leggeri cambia proprio il suono della chitarra. Quindi adesso qua sto usando i due single coil centrali. Molto carina. Dopo magari proviamo a sentire come suona la Fender con lo stesso preset. Allora andiamo poi su, esatto, un po' più un crancetto. Questo è il suono del pickup humbucker. Adesso proviamolo single coil. Sentiamolo i due singoli centrali con un crunch. Ok, sentiamo invece i due humbucking insieme. E sentiamo l'humbucker alla tastiera e dopo single coil. Single coil. Ok, possiamo ovviamente andare su situazioni con dei suoni più spinti. Ok, adesso cambiamo suono, sentiamo come suona un distorto con che è un crunch, non è un distortissimo, questo qua. Ok, un distorto crunch con il pick up al ponte. Sentiamo, che ne so, pick up centrale. Questo ovviamente
un distorto così saturo sul pick up centrali magari non lo usiamo, però abbassando il volume sentiamo come reagisce. Diamogli un po' di delay. Pick up al manico. Single coil. Ok, una chitarra abbastanza versatile, come sentite, possiamo spingerla con dei suoni più cattivi se vogliamo. Ok, ha dei suoni invece più delicati per stare più. Vediamo qui. Adesso per dire su un suono così posso aggiungere, girando questa manopolina, il suono del piezo, no? Quindi sentite cosa cambia. Questo è adesso diciamo solo il piezo che suona. Miscelo con i magnetici per ottenere delle cose un po' più particolari, no? Ok, ovviamente non è questo il principale motivo per cui uno compra una chitarra del genere, però può anche mischiare questi suoni un po' strani. Un gran delay, un gran riverbero. E adesso invece cambio effetto e vi faccio sentire come suona la chitarra acustica. E qua effettivamente è molto interessante. Allora spengo, come vedete, abbasso il volume del magnetico e alzo quello del pick up. Sentite già rientra. Metto una patch dedicata alla chitarra acustica, tiro su un po' di riverberi. Qua adesso questo è indifferente perché non sto utilizzando i pick up magnetici e anche i toni non funzionano, ok? Sentite? Sentite quanto bene suona questa chitarra. Anche suonata con le dita sembra quasi
cioè guadagna ancora di più secondo me in credibilità, ecco. Senza contare che puoi usare il tremolo, no? Quindi è una cosa in più, è molto... molto credibile. Poi non so, sia per soli, per ritmiche, no? Per assoli. Ecco, una cosa importante, cambia molto il suono in base a dove mettete pick up, cioè scusa, in base a dove suonate. Qua suono un po' più pieno, meno. Attenzione, adesso facciamo un esperimento. Allora, adesso vediamo cosa c'è nella patch, perché in realtà qui ho anche una IR, che però la tengo più bassa, un IR che simula le chitarre acustiche, ma la tengo bassa lo uso solo per dare un po' più corpo. Adesso la tolgo così avete veramente il suono pulito di come suona questa chitarra, giusto con compressore e un EQ abbinato. Quindi questa è la chitarra. Qui sentite, quindi questo è il vero suono del pick up acustico di questa chitarra, del pick up piezo. Se poi nella patch gli attivo una IR con un suono di chitarra acustica, aiuterò a creare, diciamo, un suono più realistico. Perché se la sentite da sola questa IR in realtà non è proprio così bella, sentite? Però gli dà quell'ambiente che serve per creare un po' un suono più reale. Allora io gli do poi il mio piezo e eccoci qua.
ok? Vi faccio sentire, che ne so, come suona con i suoni diciamo distorti, la differenza tra questa magari e una Fender. Poi magari faremo un giorno una differenza tra PRS USA e PRS versione SE. Allora torniamo sui preset di prima, andiamo su questo. Allora andiamo su un suono crunch, stoppiamo un attimo qui e vi faccio sentire la differenza tra le due. Come suona questo distorto? Ok, sentiamo. PRS. Come sentite il pick up è più spinto e più aperto e quello della Fender comunque è un JB della Seymour Duncan. Adesso lo proviamo col pick up alla tastiera single coil. Humbucker. Che dire, abbiamo visto un po' questo gioiello, sì, esteticamente ci sono diversi colori perché c'è un classico miele, c'è questo azzurro, c'è un nero se non ricordo male, c'è un sunburst, dovrebbe essere quello. Questo video non è sponsorizzato da nessuno, questa è una chitarra che mi sono comprato perché mi piaceva e avevo intenzione di comprarla e per questo ve la sto mostrando. Quindi spero che questo video possa essere utile a chi di voi sta cercando una chitarra simile o avevo la curiosità di capire come era fatta questa, e è la prima volta che faccio una recensione di una chitarra, quindi diciamo l'ho buttata un po' così, dopo magari farò un voice over delle caratteristiche che mi sono dimenticato per strada. Spero che vi possa essere stato utile. Se vi è interessato e volete altri video dove facciamo vedere o compariamo chitarre, fatemelo sapere nei commenti che in qualche maniera vedrò di organizzarmi, va bene? Grazie intanto e ci sentiamo presto. Alla prossima. Ciao!